Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. La famiglia anche questa volta si è allargata. Oggi chi abbiamo ospite a Fabri? E anche qui che ci sono creature fantastiche Esiste, che girano, esistono, esiste. un cervello non in fuga. Anzi, che è rimasto in Italia. Allora, qui abbiamo una eccellenza italiana. Fantastico. Anche noi abbiamo l'eccellenza come la mozzarella italiana. di bufala, ecco. Innanzitutto sveliamo la nostra eccellenza italiana, Emanuele Paravicini. Benvenuto. Grazie, Ciao ciao Emanuele, a tutti. di cui i nostri amici hanno anche ogni tanto sentito parlare, perché io ho usato in diverse occasioni gli SWAM. La volta scorsa abbiamo fatto una puntata che tra l'altro è andata molto bene, è stata molto apprezzata, sui suoni campionati. E oggi vediamo, non ti voglio dire un competitor, ma un altro modo di intendere Esatto. il suono virtuale. Un qualcosa di cui io sono molto innamorato, e Emanuele con Stefano Lucato e tutto il team dell'audio modeling è uno dei creatori di questa tecnologia che a me ha fatto esplodere il cervello. Oggi vi parliamo di una cosa veramente, veramente particolare, ma prima di introdurvela facciamo vedere una cosa. Una cosa curiosa. Allora Fabri, cosa c'è di questa cosa curiosa? Ti è piaciuto come hanno suonato? Secondo me è suonato molto bene. A te è piaciuta? Ah sì, direi. Relativamente al video dobbiamo svelare un piccolo segreto. Non abbiamo ascoltato proprio quello che stavano suonando le persone riprese nel video, ma stavamo ascoltando gli SWAM. Esatto. Questa è la cosa Ecco, incredibile. I modelli della I modelli I modelli della SWAM. Allora, raccontaci com'è nata l'azienda, chi ha avuto l'intuizione e qualcosa di voi. Nasce tutto a fine 2009. Ricevo una mail da Stefano Lucato, che tra l'altro io avevo letto il suo nome su una rivista di tecnologia musicale. Mi scrive, dice: io ho un progetto in mente, ho visto che tu sei un ingegnere del software eccetera, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a svilupparlo, perché lui stava facendo delle cose su Kontakt ma non riusciva, perché Kontakt è un campionatore, lui voleva fare qualcosa di molto più modellato, e quindi io ho preso la palla al balzo e ho detto va bene, ti aiuto. Partiamo. E da lì siamo partiti, quindi fine 2009. Abbiamo lavorato per quasi 2 anni al primo strumento, che era il sax soprano, che abbiamo fatto uscire nel 2011 e ha fatto un gran successo. Da lì niente, siamo cresciuti, abbiamo lavorato insieme per 2 anni fino nel 2017 ad aprire Audio Modeling, quindi l'azienda, e da lì siamo cresciuti ancora e adesso siamo 3 soci e 10 dipendenti che sviluppano plugin e altre soluzioni. Beh, allora spiegaci nei termini più semplici, senza entrare in troppi tecnicismi, per non svelare i vostri segreti di fabbricazione, ma anche perché poi magari non tutti potrebbero seguire, qual è la differenza fondamentale tra una libreria di samples e quello che fate voi? Sì, dunque la libreria di sample, come tutti sappiamo, è una collezione di tantissimi sample registrati, e c'è un algoritmo che li seleziona a seconda appunto della velocity o dell'articolazione selezionata. Ecco, invece la modellazione si basa sugli, diciamo così, gli input che vengono dati a un sistema, o meglio alla virtualizzazione matematica di un sistema meccanico, per ottenere certi output, proprio come nella realtà. Noi un violino non è che facciamo vibrare la corda perché andiamo alla corda a sollecitarla 1000 volte al secondo, noi semplicemente tiriamo l'archetto, Certo. e l'archetto, sfregando contro la corda, mette risonanza alla corda, attiva. La stessa cosa succede nel mondo digitale. Noi creiamo le condizioni, ovviamente numeriche, digitali, per far
oscillare questi numeri, certo, ovviamente con delle leggi matematiche e fisiche che abbiamo studiato per anni e raffinato e che emulano veramente il comportamento dello strumento meccanico. Ecco, spiegami un'altra cosa, che differenza c'è tra questo che fate voi e quello che c'era negli anni 70, cioè suoni clarinetto sulla tastiera, sul mio Texas KN800, suoni clarinetto, suonavo una cosa, Sì, una cosa che ricordava lontanamente il clarinetto, ecco. Ok, allora, su quelle tastiere il suono viene generato tramite un oscillatore, ovvero noi sappiamo che il clarinetto più o meno ha la forma d'onda quadra, quindi cosa si faceva? Si partiva già dal risultato. Se so che devo ottenere un'onda quadra, creo un oscillatore che ha già un'onda quadra, certo. Ok? Però ovviamente facendo così non hai tutte le sfumature che ha un vero strumento e che reagisce con l'input che gli dai, quindi la velocity, piuttosto che altri controlli, ad esempio controlli CC che sono i MIDI controller, ok? Invece la modellazione, come la facciamo noi, quindi specialmente la modellazione fisica, parte dalle condizioni che poi faranno generare quella forma d'onda, cioè quella forma d'onda è il risultato finale di processi che simulano il comportamento acustico dello strumento. Andiamo a vedere magari la sessione dei nostri amici che a loro insaputa hanno prestato esatto, la loro immagine per suonare l'ensemble della SWAM. Ecco la nostra sessione. Innanzitutto la cosa che salta subito all'occhio, Vito, è che se noi apriamo la nostra traccia di violino abbiamo un filo qualche di automazione, un filo di qualche automazione che anche come quadro moderno di arte è bello, infatti se vuoi te lo stampo, te lo appendi a casa, anzi Lele ce lo regala. Abbiamo un sacco di automazioni, sì. E questo significa che abbiamo un sacco di possibilità espressive. Esattamente, esatto, sì. E andiamole a vedere con Emanuele, apriamo l'instrument. Chi meglio di lui? Sì. Innanzitutto chi ha fatto questa demo è Luigi Zaccheo, che è professore della St. Louis di Roma. È veramente molto ben riuscita, soprattutto per quel livello di raffinatezza con cui abbiamo parlato con Vito nella puntata sui samples, che mette in luce come lo strumento virtuale, di qualsiasi natura esso sia, richiede ovviamente un certo livello di cura, di attenzione e di quindi programmazione per ottenere i risultati che si vogliono ottenere. Qualsiasi scelta nell'utilizzo degli strumenti è sempre una scelta di trade-off, no? È un compromesso tra le risorse che abbiamo da impiegare, compresa anche la risorsa tempo, che non è secondaria, e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Sì. Infatti mi viene da dire, non è che è sempre necessario automatizzare tutti questi parametri, dipende appunto dal risultato che si vuole ottenere, dallo scopo, eccetera. Ovviamente questo è stato fatto a mo' di demo proprio per far vedere che è possibile controllare tanti parametri contemporaneamente e quindi ottenere tutte quelle nuances che servono per ottenere quella performance. E noi vediamo nell'interfaccia i controlli disposti a partire da quelli più importanti, diciamo più immediati. Sono nella home page e poi ci sono tutte le pagine, diciamo, a sinistra che ti permettono di navigare tutti i vari parametri. Ad esempio nel timbro noi possiamo scegliere l'instrument body. Sì, esatto, il tipo di cassa armonica, diciamo. Abbiamo dato dei nomi Firenze, Venezia, italiani, cioè di città italiane, fino ad arrivare al violino invece elettrico che è quello senza body, e quindi ripreso da un piezoelettrico, quello che è. E questo è anche molto utile quando si crea un piccolo ensemble, per andare a diversificare, così non suonano tutti nella stessa identica maniera. Esatto, è essenziale. Infatti, come in un'orchestra vera, che ognuno ha un violino diverso, no? Quando comprate uno SWAM non è che comprate uno strumento, ne comprate tantissimi, quasi infiniti, perché poi puoi agire su tanti parametri, un sacco di combinazioni. Quindi, a differenza delle sample libraries, di solito prendi quel violino campionato, difficile che ne hai 3-4 violini solisti campionati, quindi questo è un altro vantaggio. Un'altra cosa che vedo interessante, l'uso del sordino fin qui ci siamo, il bow noise, questo è molto interessante. Puoi decidere quanto lo vuoi realistico, quanto rumore senti dell'arco, ma addirittura la rosin, che sarebbe la pece, che si mette, la pece messa sull'archetto, diciamo,
poi determina queste sfumature durante i cambi d'arcata o durante gli attacchi, che magari se fai un colpo solo non te ne rendi conto, ma se senti nella performance assolutamente, anche nella musica barocca magari dove con gli strumenti antichi dove si sente tanto il budello dell'epoca, certo. Questo grip sulla corda, senti la corda molto, grip molto aggressivo, esatto. Molto rocchettaro, lo definisco io. Allora lì magari ci interessa far sentire di più la pece anche. Esatto. Fantastico. E poi, Emanuele, abbiamo qui anche una cosa curiosa, il pitch. Sì. Vediamo che il master tune è stato abbassato da Luigi a 415. Sì. Infatti, rispetto alla registrazione originale che sentiamo adesso qui mentre parliamo, il tuning degli Swam è stato allineato. È allineato perché la registrazione suona effettivamente più bassa, esatto, del 440. Sì, d'altronde sul repertorio barocco generalmente il La è sempre molto molto basso, non si fa mai a 440. Esatto. 415 è ragionevole come barocco. Cioè, Luigi ha ripreso esattamente la performance originale, e voglio far notare, questo non è uno stretching come se avessi strecciato il campione, ma è proprio un allungamento della corda o comunque un rilassamento della corda, e che quindi ottiene un pitch più basso. Certo. Non ti chiedo neanche come fate a ottenere questo risultato, non lo voglio sapere. Però mi basta che ci sia, che esista. Però possiamo ad esempio sentirci il violino solo. Ok, questo è importante perché voi avete avuto la meravigliosa idea non solo di offrire la modellazione del singolo strumento, ma anche della sezione. Esatto. E infatti qui sentivamo il violino solo, ma noi possiamo sentire anche la sezione dei primi, di cui possiamo anche scegliere il numero di players. Sì. Beh, questa è un'altra cosa importante, perché abbiamo detto l'altra volta parlando dei samples che ovviamente ogni library ha un suo numero, giustamente, di musicisti con cui è stata registrata. Qualcuno magari fa con 14 violini primi, qualcuno di meno, qualcuno abbiamo visto invece delle situazioni più intime, le avevi definite Fabrizio. Poter scegliere il numero di musicisti è... Sì, noi abbiamo... interessante, no? Sì, abbiamo scelto questa opzione. Per ogni sezione di violini è possibile scegliere dai 4 ai 6 violini, quindi piccole sezioni, ma se uno vuole delle sezioni più grandi è chiaro che userà magari 2 o 3 tracce, certo, per ottenere un ensemble più grande, anche per un motivo: la sezione non può esistere senza una spazializzazione. Certo. Ok, quindi noi in realtà abbiamo modellato anche lo spazio in cui stanno questi strumenti. Certo. Perché il suono dell'ensemble è dato anche molto influenzato dallo spazio in cui stanno, infatti, dalle riflessioni, dalla coda. Quando hai un ensemble, cioè una sezione insomma grande, è chiaro che le riflessioni del violino che hai tutto alla sinistra piuttosto che il violino che sta dietro arrivano alle tue orecchie o ai microfoni che stanno registrando in modo diverso. Interagiscono tra loro con degli sfasamenti, dei phasing che danno questo realismo. Ecco una differenza rispetto al campione. Se noi vogliamo ampliare con dei campioni con un suono a organico ristretto e li sommiamo, non è la stessa cosa che, o nel caso del campione, registrare quel suono con organico più largo, o nel caso del modello avere un modello che amplia la generazione del suono che viene a crearsi dall'ensemble più largo. È questa cosa che a me ha affascinato. Io ero arrivato a immaginare, adesso parliamo anche dell'origine del nome, Swam, a immaginare il concetto che sta alla base della modellazione del singolo strumento. La sezione, sinceramente, mi ha lasciato sbigottito, perché ho detto, cavolo, capire come si genera una sezione di strumenti che hanno tutto l'interplay tra di loro, gli armonici che si vanno a sommare, eccetera, è una cosa di cui non mi ero neanche immaginato che si potesse, o comunque il comportamento, insomma, una cosa completamente nuova e che mi incuriosisce molto. L'origine del nome. Sì, SWAM è un acronimo che sta per Synchronous Wave Acoustic Modeling. Sostanzialmente è modellazione acustica ad onde sincrone. È un po' un nome, diciamo, altisonante quasi, però il concetto è, siccome noi siamo partiti modellando i woodwinds, cioè i legni, in realtà all'epoca
come vi avevo raccontato prima, Stefano arrivava dall'uso di Kontakt e quindi dei sample. Quindi noi siamo partiti da quel mondo lì, non eravamo ancora skillati, diciamo così, sulla modellazione fisica e la modellazione in genere. Quindi siamo partiti dal concetto anche noi di campioni all'epoca, però sono dei campioni molto corti in cui abbiamo l'attacco e un pochino di sustain. Poi tutto il resto viene arricchito e generato, diciamo, dalla modellazione fisica. Questo è molto importante perché molte volte, vuol dire, è l'attacco il momento, anzi quasi sempre chiave. è la chiave per rendere una cosa realistica o meno. Quindi mi state dicendo che voi l'attacco del suono è campionato. È campionato, però non è da solo, perché se noi avessimo l'attacco da solo, ovviamente a ogni ribattuto sarebbe esattamente quell'attacco lì, a meno che non usiamo round robin, e allora entriamo però in quella cosa dei campioni. Che è un'altra roba. Noi abbiamo scelto un'altra cosa, ok, c'è il campione, quindi un po' di campione c'è per dare quella pasta, realismo, eccetera, ma è aiutato dalla modellazione, quindi campione e modellazione lavorano insieme, ed è per questo che abbiamo dato il nome SWAM, quindi Synchronous Wave Acoustic Modeling. Ok. E infatti questa cosa dell'attacco è quel fattore che mi ha letteralmente fatto cascare la mascella o la mandibola, anzi nel mio caso perché non metto a testa in giù, quando ho iniziato a suonare sul clarinetto, sul fagotto, sui woodwinds, perché succedevano due cose incredibili. Prima di tutto l'attacco. Attenzione che poi l'attacco, non pensiamo a un attacco di un secondo, cioè l'attacco l'abbiamo già spiegato, lo replichiamo adesso, è l'inizio dell'inviluppo del suono dal suo minimo al suo picco massimo che avviene subito, cioè in una frazione di secondo, quindi è un elemento decisivo ma che noi non riusciamo a isolare acusticamente, quindi non è suoniamo il campione, quindi quando si parla dell'utilizzo del wave dell'attacco è un'iniezione proprio no? Però in grado di darmi quel realismo che io non avevo mai sentito, unita a che cosa? Un'altra cosa che per me è stata decisiva, alla possibilità, già solo suonando, senza metterci a fare la iperprogrammazione che ti permette di arrivare a un risultato sinceramente incredibile, stando proprio a livello 1, diciamo, a suonare con un grado di realismo nel fraseggio che io con i campioni avrei potuto raggiungere solo programmando con i key switch le tecniche, non dico nota per nota, ma quasi. Quindi a volte quando dovevo raggiungere quel livello si vede nel mio piano roll il MIDI con sotto un sacco di key switch. Invece qui io riesco a suonare avendo quell'espressività necessaria e anche quel cambio in continuo necessario senza key switch. Questa cosa è incredibile. I principi che ci muovono nel progettare questi strumenti sono: uno, l'organicità del sistema. Invece che avere un collage di tante registrazioni o di tanti pezzetti, qui il suono è uno solo che si trasforma da uno all'altro, e quindi c'è questa continuità. Quindi questo è uno dei principi che ci muove. E ovviamente l'aderenza fisica, quindi al comportamento fisico acustico dello strumento, del modello reale, diciamo, in oggetto. E anche c'è un terzo elemento che è l'interazione tra il musicista e lo strumento, che nel caso del MIDI è rappresentato dai controlli che noi forniamo, quindi la velocity oppure altri controlli che vanno ad agire sui parametri, che però interagiscono in continuazione, in tempo reale. Tanto è vero che vengono usati anche spesso in concerto, no? Dal vivo. E stiamo vedendo anche in un video intanto un esempio di come si può suonare anche col breath controller. Sì, ormai il mercato ci offre un sacco di controller espressivi, dal breath controller alla Seaboard, strumenti ad esempio anelli che con l'accelerometro, piuttosto che tantissimi wing controller, e i nostri clienti, tanti, sono musicisti che suonano dal vivo questi strumenti, proprio perché permettono questa continuità. C'è un'altra cosa che mi ha lasciato con la bocca aperta, ed è il room and position che noi stiamo vedendo qui, ovvero da poco è stato integrato un plugin che si chiama Ambiente, che è una spazializzazione? Sì, ma è una cosa incredibile, perché non solo ci permette di avere il suono che abbiamo sentito, che in questo caso è frutto
della combinazione di 3 parametri che generano il riverbero che noi sentiamo nella esecuzione degli SWAM, che è dato da un assorbimento, che in questo caso abbiamo settato su medio, da una grandezza della stanza, che in questo caso è settato su large 1, e dalla distanza dai microfoni, in questo caso il massimo far. Ma la cosa stupefacente è che noi dentro non solo possiamo posizionare a nostro piacimento gli oggetti che sono di fatto i nostri instrument SWAM che ogni volta apriamo, ma anche tracce audio separate. E questa è la cosa incredibile, ovvero io registro il pianoforte in studio, lo voglio combinare con dei legni, degli archi, degli SWAM. Dove lo piazzi? Dove lo piazzo? Allora cosa devo fare? Devo andare a scegliere l'ambiente degli SWAM, che può essere nella fattispecie il loro bellissimo plugin, oppure anche un altro plugin, magari ho bisogno di fare qualcosa di particolare e uso un altro ambiente. Ok, ma in quel caso mi trovo col pianoforte che deve replicare l'ambiente che io ho scelto di usare per questi instrument. Allora devo mettermi lì, cercare un riverbero che vada a somigliare, bene, certo, che simuli, eccetera. Invece qui la cosa stupefacente è: prendo ambiente, ovvero il plugin, posiziono tutto dentro e posiziono le tracce audio dentro ambiente come se fossero gli instrument virtuali che sto usando degli SWAM. E questo è incredibile. Infatti dentro vediamo il clavicembalo della Pianotech, il liuto, che stanno suonando come se fossero nello stesso ambiente in cui stanno suonando gli SWAM. E questa cosa è meravigliosa. Soprattutto se devi emulare una cosa di riferimento, tipo gli esercizi famosi di orchestrazione. Sì, esatto. Soprattutto se andavi a replicare un certo tipo di posizionamento dell'orchestra, questa roba qui è strepitosa, no? Sì, allora noi abbiamo per necessità sviluppato questo ambiente quando abbiamo rilasciato le sezioni. Forse prima l'avevo accennato che non esiste una sezione senza un ambiente, senza una room, perché le riflessioni dei vari elementi che compongono la sezione arrivano con ritardi diversi, con direzioni diverse. Che è quello che noi diciamo già più volte, che ciò che viene catturato dal microfono in questo caso è un insieme di fattori di cui la componente riflessioni è fondamentale, importante. E quindi la prima idea che ci è venuta in mente è: ok, usiamo un riverbero a convoluzione. E però è impossibile, perché siccome noi vogliamo offrire la possibilità di posizionare nello spazio dove si vuole, diciamo, la sezione, dovresti avere campionate infinite convoluzioni. È irrealizzabile. La convoluzione è un metodo con cui si manda un impulso sonoro, si registra da un microfono o più microfoni, si va a capire come dall'input si è trasformato nella registrazione e si va a riprodurre il modo in cui si è moltiplicato con le riflessioni di quel suono. Sì. Noi per spostare in continuo in uno spazio dovremmo avere infinite registrazioni della sorgente, che ovviamente non si può fare. E poi trovare un meccanismo anche per associare ad ognuno quella posizione lì, insomma, anche poi allontanare il microfono vuol dire rifare tutte le registrazioni da capo ogni volta, e quindi era una roba troppo complicata. Quindi noi che siamo esperti nella modellazione abbiamo detto: cosa facciamo? Modelliamo anche la stanza. E quindi ci siamo messi sotto, abbiamo studiato l'acustica della stanza, di come si generano le code, insomma quello che sappiamo fare noi. Quello che stiamo sentendo con i nostri poveri barocchisti che si sono prestati è frutto dell'ambiente creato dal plugin ambiente. Sì, allora, che come dicevo nelle sezioni era incluso embedded per forza. Poi abbiamo detto: ma perché non lo aggiungiamo anche ai solo? E allora l'abbiamo aggiunto anche ai solo. Perché non far contento Fabrizio Lito? Perché non darlo invece come plugin standalone, dove chiunque può mettere dentro le proprie cose? Noi non è che vogliamo limitare l'uso solo agli SWAM. Se avete delle librerie registrate dry, potete metterle in ambiente e posizionarle. Anche perché, attenzione, non è sostitutivo. Mi spiego. Quando noi facciamo vedere le nostre registrazioni, spesso in fondo c'è un bel lexicon, un bel Valhalla che va a fare cosa? Va a sommarsi sulla riverberazione naturale, ad esempio, dell'auditorium. Certo. Quello che noi qui stiamo avendo è la riverberazione naturale
di quello che vogliamo, cioè un auditorium, una chiesa, quindi mettiamo gli oggetti e poi dopo possiamo ulteriormente fare quello che vogliamo esattamente come lo faremmo nel caso di una registrazione, in una chiesa, in un auditorium, in cui a partire da quel materiale certo, possiamo aggiungere riverbero, aggiungere quello che vogliamo, quindi di fatto questo ci pone in diversi ambienti. Esatto. Infatti, tra l'altro è possibile cambiare proprio il tipo di stanza e come Certo. vedete Sì, si con vede anche diversi proprio materiali, con diversi con diversi materiali, pavimenti. diverse dimensioni, come nella realtà quando un tecnico progetta una stanza di ripresa cerca di progettarla in modo che non ci siano troppi modi risonanti, cioè, abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo progettato però in modo digitale questa Perché cosa qua. l'obiettivo è il realismo. Il realismo. In questo caso non è la creatività intesa come prendi e modifica i parametri a caso a tuo Certo. piacimento e vedi cosa succede, ma invece è teniamo quei parametri che vanno a rispondere a esigenze di estrema fedeltà, estremo realismo sulla riproduzione di ambienti che vanno a coprire un ampio range, tra l'altro. E poi volevo citare il fatto che noi vediamo tutti questi strumenti in questa interfaccia. Noi abbiamo prima aperto la sezione di violini 1, ok? Ma noi vediamo dentro anche tutti gli altri, cioè da ogni istanza Certo. noi vediamo gli strumenti che stanno nelle altre tracce. Assolutamente. Ed è anche È un ambiente possibile- unificato per tutte le istanze aperte. Esatto, e comunicano tra di loro. Ad esempio i contrabbassi, apro e ecco Sono che esterne. appunto è sempre quell'ambiente in cui Tra l'altro coesistono non so tutti. se hai notato, ma i colori dei pallini, diciamo così, dei Riflettono la Sono gli stessi. track. sono presi Sì. dal colore della traccia. quindi Lovo uno- tantissimo Ah, questa cosa. Poi è possibile anche, non è detto che noi dobbiamo registrare tutto nella stessa stanza, come quando andiamo in uno studio di registrazione Non che è ha detto. diverse stanze, Certo. noi potremmo scegliere di mettere Studio alcune B, cose C. in altri studi. Certo. Quindi magari avete un sax a cui volete dare più punch, Certo. O una batteria o- senza avere la riverberazione di quella stanza, la possiamo virtualmente registrare in un altro studio magari Certo. più assorbente. Abbiamo uno studio con tante room a disposizione. Esatto, questo Questa cosa è proprio, meravigliosa. anche in questo abbiamo cercato di aderire alla realtà delle cose, no? Come si va Certo. negli studi a registrare diversi E Lele, studi. questo plugin è appena uscito, vero? È uscito da pochissimo, Quindi- da qualche giorno, quindi è freschissimo. Novità Sì, fresca. lo standalone è uscito da pochissimo. Mettiamo tra l'altro in descrizione i link Certo. allo SWAM, all'audio modeling ovviamente, che ha tanti prodotti, anche il Camelot, che poi invitiamo anche ad andare a spulciare perché sarà magari il tema anche di una prossima discussione, e si possono acquistare, vero? Sì, si possono acquistare sul nostro sito che è audiomodeling.com. Tra l'altro siamo in zona Black Friday, quindi di Chissà, che sorpresa se chissà. arriva. O forse no, forse sì. Voi state con l'occhio aperto che... Io ci sono sempre con l'occhio. Quali sono gli sviluppi futuri, visto che avete un livello di innanzitutto innovazione che per me è stato sconvolgente, perché sono quelle cose tipo, Vito, quando ti dicono ho un amico che suona, E tu dici, no, sì, va va bene, bene, ok, ho un'amica che canta, ok, dai, vai, portala in studio, ho un amico che fa modellazione, ok, sì, poi vedo e dico no, vabbè, la prima cosa è lo stupore, la seconda domanda che uno si fa sempre è ma è italiano? Terza cosa è lo conosco, è incredibile, cioè... È vero. Quindi È andata così. è stupefacente. Sì, io ricordo che me ne hai parlato degli Swam almeno un paio di anni fa, forse anche di più. Sì, perché è un po' che li uso tanto per i provini. Io, sappiamo tutti, ho sempre l'esigenza di andare con un provino a simulare quella che sarà poi l'effetto della registrazione. Ne abbiamo parlato, Ecco. Quindi ecco. nel mio caso non c'è l'esigenza di andare a raffinare in maniera estrema, perché non sarà magari quello l'output finale, ma avere un grado di realismo espressivo di questo tipo ti aiuta anche la composizione, perché tutti comunque a partire da un suono base iniziamo un po' a navigare nella fantasia, a avere quel feedback sonoro che fa sviluppare cose, fa sviluppare idee, frasi, avere un grado di espressività e di continuità senza toccare niente, solo con expression, vibrato, se uno vuole mettere il breath controller, poi è un supporto grandissimo alla creatività.
Sì, senza dubbio. io posso citare che John Powell usa gli SWAM esattamente per questo motivo, per non essere interrotto nel suo flusso creativo. Ecco, vedi. Quindi poi magari quello abbiamo una cosa che c'è sì, in comune con John Powell. magari poi lui non userà il risultato per il suo lavoro finale, ma gli serve assolutamente per creare. Dopodiché magari lo fa registrare un'orchestra vera, Esatto, piuttosto che userà le librerie. Esatto. Non importa. L'importante è che non venga interrotto il suo flusso creativo. Questo era Esatto. molto importante. Oppure vogliamo rimanere nell'ambito digitale, avere un output quindi che esca dalla nostra sessione, allora possiamo andare a affinare tutti quei controlli, quelle automazioni che stiamo vedendo, e anche agire sull'audio in uscita, come ho fatto io ad esempio, andando ad aprire quegli armonici in alto con l'equalizzazione a nostro piacimento. In questo caso sono andato a cercare la somiglianza con i barocchisti, quello, col suono certo. originale dei barocchisti. Adesso facciamo una B a B. Quindi possiamo anche decidere di rimanere in questo ambiente e ottenere veramente un gran realismo. Che poi è quello che si fa anche nella realtà. Dopo aver registrato, tante volte si applicano dei processori per dare un suono. Sempre Cioè, abbiamo vogliamo- fatto diverse puntate in cui, ad esempio, abbiamo fatto vedere come io chiamo l'immagine RAW, l'acquisizione del microfono, che poi passata dentro gli equalizzatori dell'Avalon, no, schiarisce. È esattamente come andare a tirar fuori la color correction da una fotografia, Esatto, da uno sì. scatto in RAW, che però ha dentro tutte le informazioni. Quindi io qua ho tutte le informazioni, scelgo di amplificare alcune e ho la possibilità di farlo perché il modello mi fornisce tutto il necessario timbricamente per esaltare quelle caratteristiche. Bene, abbiamo detto tantissime cose per farvi conoscere questa bellissima realtà. Come al solito noi non abbiamo rapporti di affiliazione, quindi abbiamo invitato Lele perché crediamo ovviamente nel suo lavoro. Vi invitiamo quindi a fare magari anche una prova. Tra l'altro abbiamo rilasciato da qualche settimana il nuovo portale e il nuovo software center che permettono di fare dei trial di 15 giorni di tutti i prodotti audio modeling. Quindi basta cliccare su try E così e in uno automatico impara e, esatto. e può fare, e poi può decidere di usare questi, integrarli con degli altri sample. Assolutamente. È una possibilità fantastica, Sì. no? Comunque. E in più rimaniamo a disposizione perché il supporto clienti, diciamo, risponde in modo tempestivo se avete anche delle curiosità, delle E informazioni che posso volete. perfino scriverti in italiano, vero? Certo, potete scrivere in italiano perché il team è tutto in italiano, ma se volete scrivere in inglese rispondiamo anche in inglese. Fantastico. Sapete l'inglese. Bene, ringraziamo davvero Lele della sua presenza, del suo contributo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ma Attivate soprattutto la campanella. attivando la campanella, ma soprattutto, cosa che ci interessa di più, scrivete nei commenti se avete provato gli SWAM, che cosa ne pensate o tutto quello che avete piacere di comunicarci. Noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.